Ciao ragazzi, bentrovati, benvenuti a questo appuntamento di oggi dove in realtà diciamo, navigando in vecchie acque, nel senso che questo è uno strumento di tanti anni fa, il CP5 di Yamaha, che però come avete sentito ha tutta un'anima dentro sua. Allora, due premesse. Prima di tutto ringrazio SynthCloud che mi ospita, come spesso capita, qui, Daniele Manfredi, tutti gli amici di SynthCloud. E poi voglio ringraziare Michele e Nico della casa musicale Luisi che mi hanno, diciamo così, aiutato per fare questi video a livello sia tecnico che strumentale, nel senso che mi hanno prestato il basso che avete visto all'inizio, che era un Sire, un Marcus Miller, che insomma davvero l'ho acceso, ho attaccato nella scheda dritto e aveva una cartella veramente notevole, e quindi insomma mi sono divertito e devo ringraziare loro perché mi hanno dato sto basso qua da provare, e così insomma, sono rimasto colpito anche da qua, pur non essendo un bassista, insomma mi piace, il basso è uno strumento che mi piace un casino, insomma devo ringraziare un sacco di gente.
perché appunto sono tutti gentili e mi permettono di fare questi video e così, insomma, di portarvi un po' le mie sensazioni riguardo agli strumenti. Questo è uno strumento, io ho avuto il CP1 che ho usato anche live per un po' di tempo, il CP5 ci sono andato vicino tante volte, ma avendo avuto il CP1 insomma non sapevo cosa fare, perché poi il CP5, se per certi versi è diciamo il fratello minore, per altri versi in realtà è molto più completo. Se mi vedete ogni tanto vicino allo svenimento è semplicemente perché qui dentro ci sono 100.000 gradi. Cercherò di sudare il meno possibile. E il discorso è che in realtà questo è molto più ampio come strumento, nel senso che addirittura ha una modalità song dove ci sono delle batterie, ci sono tante cose in più, tanti suoni in più che sul CP1 non ci sono, che possono essere, diciamo così, visti come una sorta di collezione di suoni per completare uno stage piano, che sono quelli classici che poi ci sono in molti stage piano, diciamo, evoluti. Qui le possibilità sono molte, possiamo fare dei layer, possiamo fare tante cose. Infatti, scorrendo i preset, allora, a parte questo piano che era il CFX, poi c'è l'S6, come sapete probabilmente conoscendo questa generazione. L'S6 che è un po' più tondo, un po' più morbido. Sentite, è più medioso. Se vogliamo, questo ha anche un pochino più di dinamica, nel senso che ha diciamo che il pianissimo si sente un po' di più qui meno, però chiaramente questo ha questa forza qui, lui è un po' più piccolino. Come avevo fatto in un vecchio video, ci sono dei modi per metterli insieme, si possono fare tante cose, però in realtà poi alla fine con il CP5 in particolare mi sono accorto che questi due suoni si può andare più o meno dove si vuole. Poi ci sono tutte le varie modifiche che sono state fatte, ci sono quelli bright, quelli rock, ma in realtà io ho già fatto un po' di equalizzazione come mi veniva spontaneo fare, un pochino sulle medie per dare un pochino di frizzante. Ecco, allora, quindi se sentite questo, in realtà sarebbe un pochino meno nasale naturalmente, ma io mi sono permesso appena di accentuare un pochino quel lato lì. Tolgo reverbero, tolgo tutto così. Insomma, comunque alla fine più o meno siamo sempre nella stessa situazione, funziona tutto bene. Ripeto, ci sono più scuri, più chiari, con tutto quello che riguarda anche poi la parte di effetti che ci sono all'interno, che sono molto interessanti. E anche di grande qualità, quindi lì c'è da lavorare volendo su tutto, dall'equalizzazione, ripeto, fino alla compressione, fino ai reverberi e a tutti gli effetti che riguardano gli stage piano più classici. Qui ci sono tantissime possibilità, fino poi ad arrivare anche ai layer con i suoni di X, gli FM. Che la profondità c'è, insomma, ci siamo veramente tanto, proprio a livello di qualità. Poi chiaramente qui si comincia più si va avanti con i preset, più ci si allontana, no?
dal pianoforte tradizionale, si entra poi in tutti i layer classici. Sentite che, ripeto, la profondità c'è. Viene voglia di suonare, è molto musicale. Ce n'è per tutti i gusti, diciamo. Per ogni volta che c'è una possibilità come pianoforte e pad o pianoforte e strings, chiaramente ci sono tutte le varianti con i due modelli di pianoforte S6 e CF. Ci sono degli split anche, vedete. E così via, fino ad arrivare a CP80, che è bellissimo. Qui ci siamo tantissimo. Sentite anche la qualità degli effetti, insomma, è tutto un insieme di cose che funzionano bene, no? Non è solamente in sé il suono, è il pacchetto completo anche che ha una grande efficacia. Io chiaramente poi mi permetto di dire la mia a riguardo, ma mi piace quando mi dite anche la vostra, nel senso nei commenti. Chiaramente approfitto, lo dico adesso, tutte queste cose sono opinioni che nascono dalle mie esperienze. Poi è normale che ognuno di noi trova il suo feeling con la tastiera e con lo strumento nel contesto in cui si trova. È molto complicata la cosa, soprattutto con i pianoforti, è talmente una cosa personale che dire cos'è meglio e cos'è peggio, questo per chi mi fa a volte domande di quel tipo, è molto complicato, è molto complesso perché questa per esempio, il CP1 per esempio, ma anche il CP5, sono tastiere che se le mettete dentro un impianto, dentro un PA o un impianto voce di qualunque dimensione, hanno una resa impressionante, cioè sono veramente molto molto performanti. Però poi magari in un contesto moderno, in cuffia, dove ci siamo abituati negli ultimi tempi a dei campionamenti con un registro più realistico, molto più realistico, ci troviamo ad avere un po' la sensazione che questi siano suoni, come dire, un po' datati. In realtà poi, ripeto, dentro un impianto sembra più un pianoforte questo di tanti altri blasonatissimi, che magari hanno così in cuffia danno in cuffia una sensazione più realistica, ma che poi magari hanno un'efficacia inferiore. Ora, qui dipende anche tantissimo da cosa c'è fuori, chi c'è fuori a lavorare, cosa succede fuori anche dal punto di vista proprio
di chi si occupa del suono, se dovete registrarci, se dovete suonarlo live, sono tante le cose da considerare. Ecco. Però sentite, questo CP è bellissimo. Tremolo è bello, cioè sono belli anche delay, ce n'è CP80 con il DX7. È bellissimo anche questo, insomma, no? Sentite, sono tutti belli questi CP. Cioè, poi ci sono i DX da soli. Ecco, una cosa che ha questa tastiera è che richiama un pochino la profondità che avevano tastiere fatte in un certo periodo, precedente anche a questa. Quelle magari con un suono, diciamo, con i limiti del tempo e della tecnologia del tempo, ma con un'intenzione sonora e una possibilità espressiva e dinamica veramente pazzesche. Questa è un po' quella cosa lì. Questi sono i suoni di X che sono fantastici, con i pad. Ce n'è per tutti i gusti anche qui. Ci sono i clavine, anche qui per tutti i gusti. Ci sono anche degli organi che possono essere utili, diciamo così, come posso dire. Ecco, poi ci sono i Rhodes e qui si entra in un mondo, nel senso che questa generazione in particolare, soprattutto in questo periodo, quello del CP1 e del CP5, a me questi piani elettrici qua, che da molti sono criticati, sono sempre piaciuti tantissimo. Io ho provato a registrarli questi qui in alcuni brani e la resa devo dire che a me piaceva tantissimo. Poi ognuno sarà anche il tocco, questa tastiera che è bellissima, perché questa è una tastiera bellissima, che poi c'è tutta la diatriba, è di legno ma non è di legno, perché poi in realtà se vai a vedere la plastica sopra, io non lo so come funziona, so solo che suonarci è un piacere. Cioè la risposta è molto naturale. Infatti poi vi lascerò con un altro piccolo brano, però fatto sempre su quella base, però fatto con questo suono, perché è troppo bello. Ci sono vari sample di Rhodes. Più campanellosi, poi dipende anche dagli effetti, come sono messi, perché c'è tanta roba, ci sono tanti effetti, tante possibilità anche di, come dicevamo, di EQ. Certo, l'EQ generale qui è molto comodo, perché potete applicarlo nella situazione in cui siete, anche così a orecchio.
scherziamo, non è che si scherza. Dai, no? Ci sono tutti i layer possibili, chiaramente. Con i pad, strings. Wurlitzer. Insomma, sono belli, Tremolo. Sono belli, sono musicali. Ogni tanto parte... il pedale, si può usare... Si possono usare, chiaramente. Questo transistor. Non sono affatto male, c'è da dire. Non sono affatto male. Si possono assolutamente utilizzare. Chitarre di vario genere. Assolutamente credibili. C'è un po' di tutto per fare un po' di tutto. Ci sono anche le... un po' di sintetizzatori, di pad. Tutte cose molto utili, chiaramente. Classici suoni Yamaha che magari conoscete anche. Vecchie conoscenze. C'è un po' di tutto, strings vari, di vario genere, mezzi analogici, mezzi campionati. Chiaramente nel senso come genere analogici, non realmente, ma comunque arpe varie. Brass, sezioni. Anche synth. Ci siamo capiti. Insomma, tutte cose che si possono utilizzare, assolutamente utilissime. E, ripeto, tutte queste cose poi alla fine, tornando al pianoforte, sono, diciamo, quel quid in più che può aiutare a venire fuori da qualunque situazione con uno stage piano che voglio dire, comunque è entrato a far parte per un lungo periodo di tutti dei desideri di tutti noi, ecco, mettiamola così. Insomma, è uno strumento che tutti quanti abbiamo pensato di acquistare. Poi c'è chi l'ha fatto e chi non. Comunque io
adesso vi lascio con il piano elettrico suonato sulla base di prima per farvi capire anche quel tipo di sound. Ringrazio ancora SynthCloud, Daniele Manfredi che mi ospita e mi dà l'opportunità di provare tutti questi strumenti. Ringrazio ancora Michele e Nico di Casa Musicale Luisi che mi hanno siamo entrati subito in sintonia, sono stati gentilissimi. Mi hanno dato l'opportunità di provare quel basso di quel Marcus Miller che devo dire molto bello. Sono contento di avervi portato quella che è sempre stata per me un'esperienza bella, quella con questo strumento qui, sia dal punto di vista tattile, diciamo, che dal punto di vista sonoro. Vi garantisco che va provata perché è un'opportunità molto molto bella, importante, con un suono pieno, vivo. È consigliato, insomma, ecco, questo strumento. Io vi ringrazio, vi saluto come sempre e spero vi sia piaciuto il video. Se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao.